Vi ricordate quel periodo che ha sconvolto l'umanità? Il tempo in cui i cervi, i lupi e gli orsi invasero le strade, quando l'umanità si rintanò nelle case atterrita da una minaccia invisibile, il tempo in cui regnava un silenzio irreale. Vi ricordate quando la normalità divenne un atto di ribellione? Sono Stefano Messori, docente del laboratorio italiano di podcast del progetto MiRest, finanziato dal programma Erasmus+, e queste sono le testimonianze degli utenti intrise delle emozioni vissute durante il lockdown. Ricordi di Lorella Sabbatini. Da tempo lui si era nascosto in un suo mondo, un mondo di cui non ne conoscevo le caratteristiche, le emozioni, i confini, le paure e la strada d'accesso. Poi improvvisamente anche il nostro mondo si trasformò in qualcosa di incomprensibile, di sconosciuto e surreale, in cui faticavo a comprendere le mie emozioni. Ci avevano rinchiusi ognuno nelle proprie abitazioni, ognuno con le proprie difficoltà. Non era più possibile condividere. I ritmi quotidiani cancellati. Era il febbraio del 2020 e per combattere uno sconosciuto e pericoloso virus ci ritrovammo segregati nelle nostre case. Come posso spiegarti, papà, che quella fantascienza da te tanto letta e apprezzata ora si è trasformata in realtà? Con le mie parole, per te incomprensibili, come posso spiegarti cosa sento? Paura e fatica. Fatica nel gestire la sua malattia che, cadute le poche certezze, si trasforma in forte agitazione e insonnia. Paura che rimbalza fra dove ci porterà questo virus a come posso dare serenità a mio padre. C'è chi affronta tutto ciò come un gioco, forse per esorcizzare la paura. A me non è concesso. Devo combattere per tenere lontano il virus. Se mio padre ne venisse colpito, si ritroverebbe solo in assettiche camere ospedaliere, curato da uomini alieni. Per lui sarebbe terrore puro, in cui le parole poco possono fare per stemperarlo. So che solo il mio sguardo, il mio sorriso e le mie carezze possono calmarlo. A letto con lui lo tengo stretto, da padre si trasforma in figlio, lo cullo, canto ninne nanne e mi chiedo in cosa potremo uscirne migliori, come proclamato in tanti programmi TV. Come questo virus potrà portare qualcosa di positivo nella mia vita? Mio padre fissa i suoi occhi nei miei, si quieta e mi dice: ma te ti mefiola. Sì, papi, sono tua figlia. Un lampo di lucidità in cui ci siamo ritrovati. Mi chiede se è stato un buon padre. Ritrovo per un attimo in lui la sua capacità di ascoltarmi e capirmi. Poi si addormenta sereno, mentre io penso che sì, questo maledetto Covid mi ha portato anche qualcosa di positivo. E sì, papà, farò sempre il possibile per essere migliore, come lo sei stato tu. È una promessa. Dormi tranquillo.